Welcome, welcome, benvenuti. Ciao Donato. Ciao, ciao tesoro, buondì. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e buona onda della tempesta qui in 69. Eccoci qua pronti. Come sempre sapete, condividiamo le nostre visioni di quello che ci arriva per i prossimi 13 giorni. Abbiamo cambiato energie e siamo nell'onda della tempesta. Come vedete, Moonchild si nasconde dall'onda della tempesta con gli occhiali e tutto, perché sapete Sì, quanto lui no, ami io le tempeste. ho deciso di esorcizzarla mettendomi al sole, quindi sono al sole qui e, e speriamo che appunto la contrasto un po'. Ciao, ciao. Allora, un attimo solo che condivido. Mhm. Buonanotte, suonatori. Eh, Eccomi qua. Allora, siamo pronti? E Donato, sei pronto per l'onda della tempesta? Sì, a questo giro ho optato per, invece dei pannoloni soliti, un sondino direttamente, così. Perfetto, meraviglioso. Così sarai più sereno e più Esatto, tranquillo, più no? leggero E e questa- più pulito. Non è vero, la tempesta è meravigliosa in questo momento, dopo questa meravigliosa luna e queste eclissi di sole, quindi ci porta proprio a rigenerare, a portare quell'energia che ci serve per spingerci a fare Sì. ciò che è giusto per noi, chiaramente per chi sarà pronto, non c'è nessuna fretta, però abbiamo un'energia di cui possiamo ringraziare, diciamo, in questo momento. Io le tempeste le adoro, come sapete, noi condividiamo le nostre visioni tramite i miei oracoli egizi e tramite lo Stalking Maya galattico che Donato ci spiega passo a passo di tutto quello che andremo a vedere. Quindi è un grande momento di rigenerazione, no? Già, già. Sì. Allora, facciamo un grande respiro e siamo andati in onda un'ora un po' forse presto, ma tanto ci troverete online e quindi le potete ascoltare quando vi sarà comodo. Tanto avete 13 giorni per poter riascoltare tutto. Ciao Alessandra, benvenuta. E quindi un grande respiro, entriamo nell'energia di questa meravigliosa tempesta rigeneratrice, questo PIN 79 tempesta magnetica, che dice io unifico per catalizzare, attraendo l'energia. Sigillo la matrice dell'autogenerazione. Donato, chiudimi un attimo l'audio perché i tuoi uccellini cantano troppo forte. Ok, grazie. Sigillo alla matrice dell'autogenerazione con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Quindi vedete già il proposito, l'affermazione del Kin di oggi, Kin 79, ci porta a parlare di autogenerazione. Quindi questa grandissima energia, no, scoppiettante che sta esplodendo sopra di noi, e so già che qualcuno mi ha scritto oggi, già cominciando a sentire alcuni effetti, ci porta un po' a vedere qualcosa di nuovo. Vediamo un pochino questa onda della tempesta, che cosa ci vuole comunicare. Cosa da dirci, no? Lasciamo parlare, lasciamo entrare la tempesta. Io amo le tempeste perché adoro i fulmini e adoro i cambiamenti improvvisi, adoro perché mi annoio, come la Mondaini che si annoia e quindi le tempeste le adoro. Ovviamente la tempesta ci dice intanto è ora di fare un cambio. Questo fulmine che scende potentemente
e arriva veramente davanti a noi, ci apre un pertugio, un'apertura dove noi possiamo passare, possiamo vedere qualcosa che ora è disponibile per noi. C'è qualcosa che noi possiamo vedere, c'è qualcosa che possiamo intravedere, cose che non avevamo visto prima, però ci viene chiesto di toglierci quel velo da cui ci nascondiamo ancora e di andare veramente all'essenza. Quindi è come se si aprisse una piccola porta di luce dove ci facessero vedere un piccolo passaggio, tipo un passaggio segreto dove noi possiamo passare e andare a vedere al di là, esattamente come questa eclisse di sole, no? Ci ha aperto questa porta, questa possibilità e quindi questa tempesta ci fa la stessa cosa, ci apre, arriva questo fumo, ci apre e ci dice guarda cosa ti si mostra, lasciando andare veramente in questi giorni tutto quello che ancora ci trattiene, no? Rigenerando tutta la nostra vita, quello che non ci serve più. Vediamo un po'. Eccoci qua. Allora, la tempesta ci dice che ho aperto una porta dove tu puoi vedere al di là, dove tu puoi osservare. E ti chiedo semplicemente di rimanere fermo e di metterti in connessione con il tuo cuore. E osservare ciò che ti si muove intorno, rimanendo nel centro della tempesta, in quell'occhio del ciclone, dove tutto è pace, semplicemente osservando che cosa sto muovendo intorno a te, che cosa sto strappando che non ti serve più. E ti accorgerai che ti mostrerò esattamente il tuo sogno, ciò che tu vuoi manifestare, ciò che tu desideri follemente, soprattutto nella tua anima e che non hai il coraggio di raggiungere. In questo momento puoi vederlo e puoi iniziare a fare dei passi per andare verso quello che tu veramente desideri, quello che veramente puoi fare, portando una grande armonia nella tua vita e rimettendo in ordine alcune cose che ancora sono non in bilanciamento. Per raggiungere questo sogno bisogna riportare un po' di ordine e questo ordine va veramente portato nelle nostre vite. Bisogna avere il coraggio, un grandissimo coraggio di mostrare chi siete, di mostrare la vostra vera faccia, di mostrare che cosa sai fare, quali sono le cose che veramente sai fare. E rimanere veramente molto in umiltà e veramente nella semplicità più grande di tutte le cose, portando i doni, onorando intorno a te, guardando tutto quello che ti sta accompagnando e che vuoi invece tenere in questo passaggio di questi 13 giorni della tempesta. Ma c'è bisogno di avere il coraggio di mostrare chi sei. C'è bisogno di avere il coraggio di mostrare cosa veramente sai fare. Smetti di fare ciò che non è più per te. E si apriranno delle strade, io ti aprirò delle strade, diverse possibilità dove tu potrai scegliere qual è la strada dove ti senti più comodo, come vi dico sempre, comodo, comodità. E allora in quel momento, quando avrai scelto quella strada, dove camminare per quella strada con la tua leggerezza, tu ti sentirai veramente comodo, riuscirai a vedere con la visione veramente che cosa vuoi creare, la tua creazione, che vuole veramente che tu lasci andare, che tu togli dalla tua vita tutto quello che ormai è finito, tutto quello che ormai non dà più frutti, tutto quello che ormai è secco, quindi grande taglio. E ricordandoti sempre che questi 13 giorni la cosa più importante in quel stare fermo e quello che io ti mostrerò è il tuo cuore.
fidarsi del proprio cuore e perdonarsi per tutto quello che è stato. Io ti apro una porta affinché tu possa vedere al di là. È una chiamata verso qualcosa che ti sta aspettando ed è il momento che tu possa camminare veramente in questo, in questo passaggio, un passaggio interdimensionale, vado al di là, lasciando andare il passato, ormai tutto quello che è finito è finito. Allora ti troverai veramente comodo in quello che creerai, ti troverai una grande armonia, un'armonia che partirà dal cosmo e arriverà qui sulla Terra, qui ora dove sono, nella grande madre, e avrai intorno tutto ciò che ti serve e ti renderai conto che per fare questo passaggio, per andare in questa visione che ti sta mostrando la tempesta, c'è bisogno di riportare delle basi, rimettere giù le nuove basi, perché ormai le vecchie, sono obsolete, c'è bisogno di nuovo. E il nuovo che cos'è? Il nuovo è io mi riconosco, finalmente cammino veramente con chi sono, non con chi volevo essere, non con chi gli altri vogliono che io sia, non con chi il mio fidanzato vuole che io sia, o mia madre, eccetera. Io, solamente io. Allora posso manifestare quello che è la mia visione, posso manifestare veramente ciò che voglio portare nella mia vita in questo momento, che sia un progetto, che sia qualsiasi cosa sia, la potete manifestare, solo se vi prendete carico di chi siete, rigenerando veramente il vostro spirito e il vostro corpo in connessione con la grande madre, ok? E guardando veramente quel passato, non abbiate paura di fare quel passo, e quel passo siete pronti a farlo. È un passo verso voi stessi e nient'altro. Vediamo quali sono gli aiuti. Sembra difficile, ma non lo è. State tranquilli, molto facile, molto semplice. E guardate che ci aiuta è Consu. Vedete? Il dio della luna, quindi le energie lunari, le emozioni dobbiamo portare, dobbiamo avere paura di andare dentro quella fragilità che noi pensiamo che sia qualcosa che ci blocca. No, non abbiate paura, andate e tenete quella fragilità e mettetevi in contatto con quelle emozioni, perché lì ci sono i misteri profondi del nostro sangue, perché lì ci sono i misteri profondi di ciò che arriva dai nostri antenati e che ci mandano, i misteri profondi della conoscenza che abbiamo, in quell'innocenza di questo bambino, di questo Dio che è un bambino, che è un vecchio e che è un adulto. In quella innocenza di quel bambino io posso portare quelle mie emozioni a rigenerarsi e darmi il permesso di andare a camminare in questa tempesta, in questi 13 giorni, riconoscendo. Vediamo che cavolo sono. Una. Guardate, la gratitudine, essere grati, come vi ho detto prima, di tutto ciò che è la gratitudine, cose che non facciamo mai, non siamo mai grati, perché non ci rendiamo conto che non sono i soldi, che non è nulla, quello che noi abbiamo intorno a noi è molto importante, moltissimo, e abbiamo tantissime cose. Quindi siate grati, fermatevi e sentite tutto quello che avete intorno e ringraziate ogni giorno tutto quello che avete intorno, perché è assolutamente fondamentale. Per poter fare questo passaggio, per avere il coraggio di passare questo portale, dovete assolutamente essere grati di chi siete, essere grati di questa incarnazione, essere grati di questo corpo, questa macchina che avete, essere grati alla vostra anima che vi accompagna e vi guida da secoli. Quindi siate grati e ringraziate tantissimo. Ora vi leggo il meraviglioso poema della tempesta.
Io sono il trasformatore dei mondi, codificato dalla tempesta blu. Il mio numero è il 19, il potere di tutti i numeri. Io sono il maestro alchimista, la forza dietro alla pietra filosofale, specializzato nelle arti della trasmutazione. Io sono il trasformatore catalitico della coscienza del mondo e della vita planetaria. Io supervisiono i cambiamenti del tempo. Io sono il tuono che infrange i tuoi sistemi mondiali. Io sono il trasporto delle nuvole riempite dal fulmine per illuminare la verità dietro alle tue illusioni. Io sono il portatore della pioggia fitta che purifica. Sono stato io che ho dato la causa ai monumenti dal triplice aspetto dell'archetipo Avatar per apparire nelle terre dell'antico tempio. Io vedo il creatore del quinto sole, il mondo del presente. Inviato sono per soffermarmi tra di voi, suscitando il sesto sole per la grande rigenerazione dell'anima mondiale. Conoscere me è conoscere il tuo stesso potere dell'autogenerazione. Siete la meraviglia di questo poema e che vi parla della forza che troverete in questi 13 giorni, se vi ascoltate dentro di voi, di autorigenerarvi e di darvi la possibilità di andare oltre, prendere il coraggio di passare quella porta senza avere paura di lasciare qualcosa, senza avere paura di perdere qualcosa, andando al di là di ogni credenza, al di là di ogni limite, perché i limiti ce li mettiamo solo noi qua, ma non ci sono. E mi posso rigenerare la mia vita e qualsiasi età io abbia, io posso ricominciare, che non è un ricominciare, ma è un andare avanti perché le esperienze rimangono dentro di noi, le conoscenze. E posso trovare veramente quell'armonia che stiamo cercando ed essere semplicemente voi stessi. Quindi un bellissimo percorso per questi 13 giorni. Vi abbraccio, vi bacio, passo la parola a te. Eccoci. Ecco tornati i miei uccellini a cantare. Danno troppo fastidio? No, 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 ma era che non si sentiva la mia voce, capito prima? Ah, ok, sì, sì. C'è un po' di vento anche, però cerco di stare adesso un po' protetto. Qua sono dietro la biblioteca dove vengo tutti i giorni e adesso c'è un bel sole, quindi finalmente, proprio con così, questa strana sincronicità, è arrivata la primavera con l'onda della tempesta, vedete, che ha spaccato finalmente in due l'autunno e l'inverno e adesso entra la luce. Infatti sembra un grandissimo contrasto, in realtà come già prima Shams diceva, questo sole, questi raggi dobbiamo far sì che penetrino la corazza e quindi ci vuole a volte una scossa molto forte perché questa luce di questo sole penetri dentro di noi e vada a scovare dove sono quei blocchi. Infatti bellissima questa sincronicità di Consu perché la luna è proprio è la sfida precisa della tempesta, quindi l'intento è proprio quello, no? Di andare a portare fuori e fare fluire questa delicatezza, questa emotività che se no noi tratteniamo e invece di cui dobbiamo essere grati, perché infatti è venuta fuori anche la gratitudine. Bene, allora andiamo così ad analizzare, siamo già entrati in realtà nella descrizione del glifo, un po' più da vicino di questa firma di oggi, appunto questo sole che vuole penetrare e vuole andare ad illuminare quindi le parti occultate, perché come la tempesta il sole
è governato anch'esso da Plutone, perché infatti è proprio il suo alleato il vicino, diciamo, glifo che lo aiuta in questo, lo aiuta a penetrare questa corazza, come dicevo, questa coltre che di caos appante intorno ci crea disagio, destabilizza emotivamente, interiormente. Questi cambi servono repentini appunto per far entrare questa consapevolezza, questa coscienza alta, questa volontà che il sole ci vuole mostrare di noi stessi. Quindi lasciamo che questo sole appunto riesca a creare quella spaccatura affinché poi raggiungendo quelle parti, quelle ferite delicate dentro di noi, riusciamo a purificare, fare fluire meglio le nostre frustrazioni, la nostra emotività repressa e tutto quello che ci portiamo dietro da tante vite, tante ferite karmiche che comunque stanno lì e se più stagnano e peggio poi l'esplosione sarà. Quindi cerchiamo di essere morbidi, di piegarci sotto questa tempesta, perché chi si piega non si spezza. Quindi è come se fosse, non so, una canna di bambù paragonata a una quercia, cioè sembra apparentemente più forte la quercia, in realtà il bambù nella sua sottigliezza appunto ha questa, questa stabilità, questa forte resistenza che gli permette di fare fronte appunto alle intemperie e riuscire quindi a trovare la sua stabilità, il suo centro per rimanere radicato. Tutto questo poi servirà addirittura anche a liberare poi l'ossigeno e quindi anche il respiro profondo che appunto è il messaggio fondamentalmente dello spirito che vuole entrare in noi, quindi il glifo occulto che è del vento sta proprio a significare questo, cioè tornare a respirare e a comunicare il linguaggio del nostro spirito, cioè quello che è veramente sacro, protetto e nascosto che abbiamo dentro di noi. Questo è, diciamo, l'intento finale di questa destrutturazione forte che dovremo affrontare durante questa onda della tempesta. Poi andiamo avanti per fare ciò appunto subito dopo cosa incontriamo? Il sole, infatti, come avevo detto, che sembra tanto contrastante, dice la tempesta e l'amico è il sole. Sì, perché comunque sfidando le intemperie, il sole riesce a penetrare la sua luce, la sua verità, dove deve arrivare, quindi generando poi ovviamente anche gli arcobaleni, perché senza l'acqua e senza la tempesta l'arcobaleno non esiste, quindi con l'unione di queste due energie, di questi due archetipi, appunto andiamo a generare, pensate, lo spettro dell'arcobaleno, quindi riusciamo a poi riflettere in esterno quello di cui siamo fatti, no? Quello di cui parlava prima Shams, cioè cerchiamo e troviamo là dentro, nel nostro cuore, nel nostro centro, quindi cuore della tempesta, la nostra pace, per ritrovare questi colori. Poi dopo abbiamo nel giorno 3 subito il dragone ovviamente elettrico, che ci porta a mostrarci, diciamo mostrare a nudo e quindi porci al servizio in totale nudità, per cui tutta la forza accudente e anche a volte un po' troppo attenta e drammatica, in realtà qui serve perché c'è da mantenere veramente un contatto saldo appunto alla nostra essenza, a quello che siamo. Quindi il drago aiuta in questo caso con la tempesta il processo di trasformazione molto grande, di cambiamento a cui siamo chiamati, e quindi portiamo tutto questo a servizio. Poi abbiamo il giorno 4, il vento autoesistente 82, sì,
col vento autoesistente, come dicevo prima, portiamo e cerchiamo di materializzare, cioè fare entrare nella carne il messaggio dello spirito, ok? Quindi il cambio richiesto che comunque lo spirito ci chiede per ritornare a noi stessi, quindi alla nostra missione di quello che diciamo, sono le leggi, le regole del nostro spirito. Qui cerchiamo di veicolarlo nella materia e appunto materializzare questo enorme cambio, iniziare perlomeno a cercare degli strumenti per far sì che questo spirito riesca a comunicare attraverso noi più limpidamente con il prossimo. Nel giorno 5 abbiamo la notte 83 blu intonante. La notte intonante prende una strada ben chiara e decisa, cioè coscientizza ciò che inconsciamente reprime, e quindi il sogno qua diventa e cerca di prendere una direzione molto molto salda, molto imponente, cerca appunto di autoirradiare se stesso, quindi di portare allo scoperto questo sogno, questo tempo del sogno nella realtà quotidiana, nel vivere, quindi nel vivere il proprio sogno e cercare quindi già di far ritrovare una sua strada, un suo percorso, un suo sentiero. Quindi c'è una grandissima parte nella torre intonante, importantissimo questo sogno, affinché noi riusciamo veramente a vederlo di fronte, ad occhi aperti. E poi abbiamo il seme ritmico, il seme ritmico 84 giallo, e ci aiuta il seme ritmico a tornare in armonia, quindi nel focus di quello che sarà, di quello del frutto che noi otterremo, del fiore che diventeremo, dei colori della farfalla in cui ci trasformeremo, quindi trovare una quieta pazienza appunto al processo. Lasciamo che il tempo, arte giusto che ci vuole, appunto il seme ritmico qua ci insegna a stare lì dentro, a stare ancora un pochino in quel buio, in quella calma comunque che ci porta a poi uscire allo scoperto nel cuore di questo serpente, che si riconnette, il serpente risonante, che è anche un portale 85. Questo serpente infatti ci riporta sempre con una grandissima unione fra cielo e terra, e comunque nel sentire profondamente i nostri sensi, proprio nel pieno della nostra, come dire, nel testare anche la nostra resistenza, e di entrare sempre di più in quel cuore, sentendo proprio dal profondo questo istinto che ci guida, e quindi affidiamoci adesso, come ci affidiamo a quello che chiama il nostro cuore. Il serpente ci dice stai e rispetta qual è il tuo sentire, ok? Quindi in perfetta connessione con il nostro cuore. Dopo abbiamo allacciatore dei mondi galattico bianco, e qui appunto portiamo in organizzazione e in integrazione tutto quello che è stato l'insegnamento nella passata onda. Quindi siamo riusciti a riconnetterci e a ridarci la possibilità di non avere più paura. Quindi ora abbiamo assolutamente restaurato quel ponte, abbiamo varcato quel valico che ci ha portato di là, quindi siamo già andati oltre. Siamo pronti in realtà per questa tempesta, quindi ad affrontare il nuovo e quello che ci aspetta, di tutta l'abbondanza e tutta l'informazione utile che andiamo a recuperare, e la possiamo poi manifestare nella carne, ecco, nel quotidiano, e quindi appunto andare sempre di più verso questo nuovo, questa trasformazione che prima ci faceva tanto paura, adesso la vediamo più, come dire, più facilmente incarnata,
dentro il nostro essere. Poi abbiamo la mano solare meravigliosa, 87, che ci fa trovare appunto la soluzione e come dire, la giusta alchimia e guarigione verso appunto sempre di più la direzione che, che porta comunque a far uscire sempre di più chi siamo e come vogliamo dirigere le nostre esistenze. In pratica possiamo veramente qui porre l'intenzione profonda di cambiare e quindi di mettere proprio di creare artificiosamente un cambio necessario anche a come diciamo come poter guarire, come poter informare le nostre coscienze perché appunto possiamo evolvere e informare sempre di più il nostro campo, ampliarlo sempre di più alla luce. Poi dopo abbiamo la stella planetaria, altro portale d'attivazione galattica numero 88, ed è meravigliosa la stella planetaria. Infatti ci dice qui questo raggio che avevamo abbandonato perché queste memorie diciamo stellari che ci portiamo come meraviglioso karma galattico che proviene da altri mondi, da altre esistenze. Con la stella planetaria abbiamo la possibilità di ritornare a riproiettare appunto questo raggio, ritornare a manifestare quindi come vogliamo noi, ad osare proprio mostrarci differenti da quello che è il consueto diciamo canonico espressione di bellezza, di arte, cioè con un contenuto appunto assolutamente singolare. Noi qui troviamo l'originalità e proprio anche proprio la forza un po' impertinente anche di mostrare per quello che siamo, per mostrarci nella diversità in cui siamo, onorandola e rispettandola, sapendo che il contenuto è l'importante, cioè il messaggio che trasmettiamo è importante, che va oltre appunto oltre ogni barriera spazio-tempo, diciamo. Poi abbiamo appunto la luna nella sua vibrazione spettrale ci conferma il fatto che noi più apriamo come dire gli argini, apriamo questi confini che trattenevano le nostre acque turbolente, anche proprio molto torbide, e più possiamo autorigenerare, possiamo lasciare entrare questa forza catartica che ci aiuta con la spinta della forza dell'energia proprio elettrica che genera la tempesta. Possiamo far sì che il reflusso possa generare poi limpidezza e possiamo tornare alle calme acque appunto di dove noi ci sentiamo come dentro l'utero, ecco, che insomma in analogia un po' a quelle acque calde, comode e confortanti appunto di quello che eravamo dentro quell'utero. Ecco, pensate che questo centro, questo nucleo calmo dell'occhio del ciclone è la stessa cosa, è come tornare nell'embrione in quelle calme acque dell'utero di nostra madre, che è poi ovviamente la natura, e le ritroviamo nella natura, nello stare nella natura, nello stare nell'acqua, nel bere, nel purificare appunto noi stessi sempre di più con gli strumenti che Madre Terra ci dona. Poi abbiamo, infatti non a caso, avendo fatto questo processo, entriamo proprio nel cuore del cane, il cane cristallo. Quindi il cane cristallo ci fa rivedere, ricontattare in trasparenza cristallina la verità
che è stata chiusa custodita in quello scrigno che questo cuore comunque dolente ha nascosto per paura di essere feriti, di non essere compresi, per paura del cambiamento, di ciò che ci aspetta là fuori, dell'evoluzione a cui siamo chiamati. Quindi se noi siamo ancorati e in perfetta sintonia, come dire, trasparenza con questo cuore del cane bianco, noi andiamo limpidi e diretti verso questa scimmia finale cosmica che appunto ci chiede di trascendere tutti questi giochi che a volte illudendoci e questi giochi comunque intricati, questi enigmi che la tempesta ci ha un po' smosso da sotto i piedi, sono proprio serviti per ritornare a sognare come quel bambino una volta sognava, quindi alleggerendo il carico, alleggerendo e ripulendo appunto la nostra sfera, diciamo, emozionale, noi possiamo trascendere questi trick, questi giochi e questa dura corazza che a volte nella confusione degli eventi noi costruiamo e quindi non lasciamo penetrare nulla. Invece la scimmia appunto ci dice no, stai a questo gioco perché tu sei già pronta ad andare oltre, trascendere tutto questo e ritrovare quella leggerezza, quel gioco che a volte ci può anche insegnare qual è il vero trucco e la vera magia che ci porta a rinnovare noi stessi ogni volta, a ritrovare una parte nuova, giocosa, pura e leggera di noi stessi. Ecco qui, carissimi, spero vi sia stata di aiuto e purtroppo non ho con me il poema galattico perché l'ho dimenticato a casa. Quando esco così sempre mi dimentico un po' di cose perché vengo per fare alcune cose e poi dopo appunto a sorpresa a volte mi ritrovo che mi sono dimenticato. Amen. Comunque in ogni caso era bellissima la versione di Cinzia ed è assolutamente quello il messaggio proprio del nucleo che ci vuole passare. Quindi buona grazie onda. mille Dragone, grazie a tutti i seguiti, ciao Eva, ciao Alessandra e Grazie alla prossima, quindi buona onda, buon percorso a tutti, buona tempesta, rigeneratevi, buttatevi in energia e fidatevi di voi. Esatto, E state elastici. Buona tempesta Dragone, non piangere troppo in questi giorni. No. Divertiti. No, non lo so, vediamo, se dobbiamo piangere piangeremo, guarda, tanto. L'importante Lasciati è far portare uscire. in groppa questi fulmini nei cieli. Sì, luminosi, Un bacio a tutti meravigliosi. e buona Un onda della bacione. tempesta. Buona Grazie onda, a ci vediamo tutti, dopo. ciao, ciao. Quello che c'è rimasto vedremo alla prossima. No, non preoccupatevi, sarete belli forti e anzi, con dei grandi sorrisi. Io so che saranno dei grandi sorrisi, poi me lo sapete dire. Ci andiamo a pulire, sì, infatti. Un bacione a tutti. Un bacio, ciao Un Loretta, abbraccio, ciao a tutti, grazie. Ciao a ciao, tutti e a ciao, tutte. Ciao, ciao, bellissimo. Ciao, a presto.